Ascolta, pasta con le sarde per primo e farà una con le mele di secondo. Molto natalizio, no? Sì. E come dessert, mousse, che è facile, poco impegnativa, no? Poi pure buona. Bravo. Allora, coefficiente di difficoltà della cena medio, ma con un'impennata del primo piatto che ci darà un sacco di soddisfazioni. Com'è che sai tutte queste cose? Ma mi piace, mi rilassa. Mentre sposto le piante penso a cosa cucinare, mentre cucino penso a come spostare le piante, è un po' come la teoria dei vasi comunicanti, capisci? Questa l'ho già sentita. Mi ricordi qualcuno che di teorie se ne intendeva e anche di cucina. Uno molto importante per me e che sapeva darmi sempre buoni consigli. Un buon amico. Eccomi, è facile, tra di noi non ci sono nemmeno tensioni sessuali. Usami finché vuoi. Cosa vuoi sapere? Tu che faresti al posto mio? Prenoterei un taxi o prenderei la mia macchina e mi fionderei al primo mercato vicino senza perdere un minuto. A mezzogiorno il banco del pesce chiude. Perché che ore sono? 11:50. La mia La tua macchina. macchina. Vado a prendere il cappotto. Capone, Merloni, Valentini! Allora, voi oggi siete i responsabili di questo posto. Noi dobbiamo uscire. Fatevi valere, mi raccomando. D'accordo. E chiamatemi soltanto se è altamente necessario. Va bene, mister. D'accordo? D'accordo. Andiamo. Muoviti. Ciao. Ciao! Ciao. Ah. Merlo, Maggi. Pausa. Ehi, ma che bella ragazza! C'è sempre gente nuova in questa casa. Piacere, Eva. Piacere, il piacere nostro. Sono un'amica di Laura e lavoro con vostro nipote. Lavoro con il nostro nipote. È così carina e lavora con te, Paolo. Sì, lei è Eva e lavoriamo da un po' insieme, è amica di Laura, molto, molto amica. Paolo, non è che rifacciamo come l'anno scorso? Che sono maniaca che appena vedo una ragazza per piacere, non sono cose che ci riguardano, le ragazze stavano andando di là Ah adesso. sì, ma lo tieni il fidanzato? Sì. No, Sì. no, sì, no, sì. no, le ragazze stavano andando di là e anche Laura adesso mi dà una mano. Sì, cioè, lo tiene, però non lo tiene, non sono... Ah, non lo tiene, lo tiene. Lo tiene, Vabbè, ma lo tiene o non non lo tiene, non ce l'ha e se ce l'ha sono fatti i suoi. Noi dobbiamo sapere. Vabbè, zia, io adesso devo cucinare. Mi raccomando, questa zona adesso è off limits anche per le zie. Forza via. Limits. Guardate che ho le sarde sul... Americano. Eva, perché non chiami Roberta e non la inviti qui stasera? Magari così la conosciamo. No, rivedeva il suo ex fidanzato. Serata delicata, lasciamolo dov'è, meglio così. Fidanzato uomo. Cioè, prima di essere fidanzata con te... Stava con un uomo. No, lo dico perché allora non è soltanto può anche... Io sono stata la sua prima fidanzata, è semplice, no? Esatto, questo volevo Oh, ecco, lo dicevo che era fidanzata, una bella ragazza così. zie, perché non mi date una mano ad apparecchiare? Sì. Eva, non per essere indiscreta, come si chiama? Come si chiama? Roberta. Erto. Da. E se volete ve la presento un giorno. Poi dici che non siete indiscrete. Voi siete indiscrete, Erto. No, Roberta. Roberta, ma è una femmina. Perché gliel'hai promessa? Dove l'andiamo a trovare noi adesso una come Angoscia? Beh, io un'idea ce l'avrei. Possiamo sostituirla con un'altra. Ne troviamo una uguale, simile, ecco. No? Non mi sembra molto corretto. Beh, certo. Molto meglio vedere una bambina di 10 anni che soffre per la perdita della sua gatta. Certo, bella idea. Vabbè, anche ammesso che tu abbia ragione. Dove la troviamo noi una gatta? Non toccare. Ci ho messo un'ora ad arrotolarlo, non togliere lo scotch. Dove la troviamo noi una gatta come Angoscia? Ma ci sono un sacco di gatti randaci, facciamo anche un'opera di bene. Sì, ho capito. Che facciamo? Rastrelliamo tutti i gatti del quartiere e poi gli facciamo il provino per vedere quale assomiglia ad Angoscia. Ma ho messo lo scotch apposta! Allora, a me sembra una buona idea. Io ne ho visto uno uguale, era uguale. Va bene, amore, senti, noi stasera invece andiamo da Nina, le diciamo la verità e così la aiutiamo a superare il trauma della perdita di Angoscia. Mi sembra la soluzione migliore. Uè, mister. Ha chiamato Eva, dice che arriva in ritardo. Ha detto che deve aiutare la fidanzata che ha un problema con lo studio. Che studio? Certo, Roberta, la fidanzata di Eva. È la veterinaria, abbiamo risolto, amore. Quale ti serve? Buone notizie, venite. Sì.
L'abbiamo trovata qui in zona e l'abbiamo presa. È un servizio che facciamo con i gatti randaggi del quartiere, li sterilizziamo. Poverini, che brutta fine. Per evitare che si riproducano a dismisura. Ci mancano solo i gatti. Infatti. Infatti, cosa? Volevo dire che la trovo una cosa molto civile, sono d'accordo. Intendiamoci, non che io abbia nulla contro i bambini o le coppie che fanno tanti figli, anzi, è che certe volte questo servizio di sterilizzazione andrebbe fatto anche agli adulti. Soprattutto maschi, immagino. Ovvio. A tutti quei vermi che lasciano le mogli incinte o ragazze madri sole, magari anche senza soldi, poi si ripresentano dopo anni e pretenderebbero di fare i padri. Incredibile come somigli ad Angoscia, molto. È uguale. E secondo me Nino non si accorgerà della differenza. E anche questo fatto che abbia l'orecchio mozzato, no? È una fortuna straordinaria come Angoscia. Una fortuna, eh? Questo gatto ha perso un orecchio. Non mi sembra una bella cosa gioire sulle disgrazie degli animali. E mica non è che volevo... No, ma Paolo diceva che secondo lui non era una cosa giusta nei confronti di Nina, che Esatto, così questo. la prendiamo in giro, ecco. Che stupidaggine. Infatti. Ma meglio prenderla in giro che farla soffrire inutilmente. È come se andassi da un bambino a dirgli che Babbo Natale non esiste, la Befana è la madre e non la vecchia sulla scopa che gli porta i regali. Già la realtà è quello che è. Ma perché bisogna sbattergliela in faccia quando si può rendere più dolce, dico io, no? Ma io sono perfettamente d'accordo con te. Non so come ringraziarti perché mi hai proprio salvato la vita. Non lo so, magari una di queste sere ci possiamo vedere tutti insieme. Io e Paolo saremo felicissimi, vero Paolo? Davvero felicissimi. Proprio. Sì, Bene, noi dobbiamo andare, vero? sì, dobbiamo proprio andare. Vieni, E femmina anche lei, no? Ovvio. Ragazzi, io scappo. Se no, il capone chi lo sente? Ciao. 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 E grazie. E sono tutte così? Così come? Così cordialmente ben disposte verso il genere maschile. Ma l'hai vista? Perché? Come perché? Non mi ha mai guardato in faccia e quando l'ha fatto per insultarmi. Oh, esagerato che sei. Comunque io l'ho trovata gentilissima. Ci ha risolto un grande problema e ho pensato di invitarla a cena. E avvertimi quando succede. Non vorrei essere fulminato dovesse caderle per sbaglio lo sguardo su di me.